ecco anche l'odore della couture, la vado a... Guardate, vi faccio vedere anche un trucchetto qua. Questa è illusione seria? È dentro. Cosa qua? Che bravo, le poi tutte.
Quest'anno faccio una prova e voglio mettere i semi nella sera più piccola e dopo questa piccola la tengo sempre in questa grande. Le piante di pomodori, i semi comunque vanno messi in questi quadratini più piccoli perché la pianta ha bisogno di spazi piccoli per sviluppare e occupare tutto lo spazio per le radici. Ho provato anche di mettere i semi per tenerli in casa, ma quando stanno in casa ragazzi loro filano, cioè praticamente la piantina cresce alta alta, veloce anche e molto molto fine perché lei è nella ricerca della luce. Per cui io adesso ho fatto così, in questi giorni hanno fatto freddo, per cui li ho portati in casa soltanto la sera e di giorno li porto qua perché ha bisogno comunque di luce. Allora io l'ho messo in questa piccola, poi la chiudo bene e poi comunque sta dentro anche nella sera grande e ho visto che comunque si mantiene bene il calore. Ho messo pochi semi perché comunque è un esperimento che voglio fare, magari ancora troppo presto. Ho fatto anche un altro esperimento, un'altra prova che l'ho voluta fare, ho seminato anche in questo quadrato più grande, però non una vicino all'altra, comunque ho lasciato un po' di spazio. Quando crescerà la pianta io lo prendo e lo metto magari in quei bicchieri un po' più grandi. Voglio anche io capire meglio cosa amano, magari anche dipende dal tipo di pomodoro, insomma, ogni anno mi piace sperimentare qualcosa perché sono delle cose belle. Avevo una cassetta di arance sotto mano e alcuni vasi dai fiori che non uso, un telo qua ho trovato nell'orto, dico ma si dai riempio con la terra e mettiamo un po' di insalata giusto per avere anche un po' di insalata fresca, perché ho messo anche un po' di insalata sui vasi, insomma così. Alcuni piantini di insalata li ho messi anche direttamente sulla terra nella sera e vediamo, penso che comunque dovrebbero, ecco, resistere, poi vediamo. Allora, io qua l'acqua la tengo sempre vicino così quando devo bagnare almeno ho l'acqua tiepida nel modo per non fare proprio questo sbalzo così di temperatura. Ecco qua chiudo bene così si mantiene al meglio il calore all'interno. Oggi ho un allenamento molto intenso, bello intenso, per cui preferisco ecco, di farmi una buona colazione nel modo di avere anche più energia.
fare il massaggio secco uso ecco questa spazzola. Ragazzi, fa una pelle favolosa. Si vede che parte di più la circolazione del sangue, però fa una bella sensazione. So che ci sono comunque controindicazioni per chi magari soffre di vari, insomma, informatevi prima. Allora mi dà l'impressione che quando uso questa spazzola mi vedo anche più magra, ma questa è tutta questione di testa sicuramente, però comunque la pelle la fa molto liscia, molto morbida e piacevole, cioè è bellissima sensazione, e quindi anche le creme riesce a dare quella bellissima morbidezza, no? Di una pelle sana come la spazzola. Guardate, vi faccio vedere anche un trucchetto. Quando abbiamo la spazzola lavata, vedete, no? Che rimane la pelle qua, che si vede, insomma, che qua c'è sempre la parte critica. Prendiamo questa spazzola, ragazzi, guardate, e copri tutto. Allora guardate come faccio io per accelerare un po' tutto quando prendo cura di me, perché il tempo insomma non è che possiamo stare tutto il giorno a prendersi cura, giusto? Faccio questa prima di iniziare a fare con la spazzola. Magari mi prendo i cuscinetti, li metto sotto gli occhi. Oggi prendo questi da Dalton, però insomma sono tutti buoni. Allora mi piacciono questi fini perché io riesco con loro, ragazzi, anche a lavorare in casa. Allora metto anche un po' di siero. Anche qua. Poi mi voglio fare anche un scrub per il corpo. Mi è stata regalata questo scrub, un scrub con sale marino. Questo è il secondo barattolo. Allora, l'altro aveva profumo di frutti di bosco, per cui di giorno mi veniva sempre da annusare. Ecco qua, l'ho aperto. Poi insomma sono tutti scrub marini, sono buoni, non è che adesso è soltanto questo buono. Questo ha... Ah, che buono! Mi sa che ha lamponi all'interno. Allora a questo punto mi faccio intanto scrub le mani. Ecco, anche dove la cuticola vado a fare bene, morbidire bene, così tutte le cellule morte le eliminiamo. Per abituare la pelle faccio prima un po' alla volta e poi vado a premere ancora di più. Quando arriva al ginocchio, allora faccio così di movimenti. Stessa cosa anche sui gomiti. Scrub marino lo adoro anche perché, ragazzi, fanno anche i taloni molto morbidi e che non vi si secca la pelle.